Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi costruiamo questo fantastico portacoltelli magnetico riciclando i magneti da 3 hard disk vecchi. Come vedete io l'ho fatto con un asse di legno piallata, ma voi volendo potete utilizzare anche un asse di legno del pallet, diventando così riciclo al 100%. Detto questo io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, come vedete da ogni hard disk noi riusciamo a recuperare 2 magneti. Questo è a posto, non dobbiamo farci assolutamente nulla perché è piatto. Questo invece, come vedete, ha questi dentini che dovremmo andare a rimuovere. Certo, se avete tanti hard disk, a questo punto potete prendere solo questo e non fare altro lavoro. Visto che io non ne ho poi tantissimi, ne ho solo 3, poi andrò a togliergli questi dentini e anche questo per farlo diventare assolutamente piatto. Avevo già smontato un altro hard disk sempre della Maxtor, probabilmente era un modello un pochettino più vecchio, come vedete ci sono sempre i soliti 2 magneti ma hanno una forma leggermente diversa. Anche questo ha i dentini, bisogna toglierli. Adesso io un altro hard disk lo smonto, ma ovviamente non ve lo faccio vedere, e poi andiamo a costruire il nostro portacoltelli. Bene signori, tutti i magneti sono al loro posto, come potete vedere. Ora, acciaio liquido della Pattex, qua c'è anche la sua bella ciotolina che ce l'ha dentro la confezione con la sua bella spatolina. Andiamo a incollare definitivamente i magneti alla nostra tavola di legno. Dopodiché dobbiamo aspettare che la resina si asciughi. Poi andiamo a impregnare il nostro legno con un impregnante. Io ho usato quello per esterno, che così sono sicuro che anche se sta vicino alla cucina dove c'è umidità non c'è problema, e poi andiamo ad appenderlo al soffitto. Bene signori, abbiamo finito di mettere il nostro acciaio liquido, la nostra resina.
Quindi a questo punto bisogna solo aspettare che asciughi. La confezione dice che ci vogliono 5 minuti, ma essendo che io non ho messo uno strato bello spesso, credo che aspetterò di più, forse addirittura ci vediamo domani. Comunque aspettiamo che asciughi, dopodiché giriamo il nostro appendicoltello e andiamo a rifinirlo sul davanti. Come vi ho detto prima, io gli metterò un po' di impregnante. Bene signori, ed ecco il nostro portacoltelli magnetico attaccato alla parete. È veramente uno spettacolo. Nel caso voi non vogliate riciclare degli hard disk o non li abbiate, potete sempre usare dei magneti che si possono trovare tranquillamente su Amazon. Io vi lascio il link in descrizione. Quindi una volta che avete i magneti siete veramente a posto. Forse fate anche meno fatica a fare i buchi nel legno, che forse è l'unica difficoltà di questo progetto. Cioè, se non avete le punte che avevo io, che sono punte Forstner, anche queste vi lascio il link in descrizione, fate un po' fatica a scavare il legno. Un'altra cosa, come consiglio finale che vi devo dire, è se usate le punte Forstner fate molta attenzione, perché bisogna bucare abbastanza, arrivare quasi fino in fondo alla tavola, lasciando pochi millimetri, in modo che i magneti possano agire nel miglior modo possibile. Comunque trovate tutti i link in descrizione. Poi se volete, come al solito, maggiori informazioni vi invito a venire nel mio sito web, nella pagina dedicata a questo progetto, sicuramente troverete qualche informazione in più. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito quindi a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.